Benvenute creative anche oggi sul mio canale. Allora, oggi vi mostro una bella borsa semplice da realizzare con questo punto di grande effetto, il punto foglia. Iniziamo, vedete, già dal fondo a realizzare il nostro punto foglia, quindi un fondo non esageratamente grande, ma che con la fodera prenderà una bella forma. E questi manici, vedete, di legno che io ho cucito direttamente alla borsa con una tecnica diversa da quella che vi ho fatto vedere fino adesso dai tutorial. Allora, i materiali che vado ad usare per questo tutorial sono stati offerti da Federica e Michele della Merceria Vigliotta. Nel box informazioni, come sempre, vi metto il link di dove potete acquistare questi materiali, e devo dire che questo cordino mi è piaciuto tantissimo. Eccolo qua, guardate, si presenta leggermente lucido ma è molto morbido, quindi per chi odia insomma questi filati un pochino duri, questo filato è veramente ottimo. Vi ricordo inoltre che di questo bel cordino ci sono tante tonalità di colore, quindi il blu non è l'unico colore che è a disposizione. Vi ripeto, potete contattare la Merceria Vigliotta, così vi dirà tutti i colori e il prezzo e tutte insomma le spese di spedizione e tutto quello che vi occorre sapere. Sono molto gentili sia Michele che Federica, quindi vi consiglio di contattare. Io lavoro con il numero 3,5. Le misure della borsa sono queste, ve le dico già, così insomma voi. La larghezza della borsa sarà di circa 33 centimetri per un'altezza di, io già durante la lavorazione ve lo dico, allora calcolando che questo è il fondo, di circa 27 centimetri, ok? Ora, prima di passare al tutorial e vi faccio vedere anche l'occorrente, quindi i materiali che ci serviranno, vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi al canale, attivando, quindi cliccando sulla campanella, le notifiche, così vi arriva sempre il messaggio, e potete abbonarvi per sostenere sempre il canale. Detto questo, passiamo al tutorial. Per il nostro tutorial mettiamo su 41 catenelle che equivalgono a circa 28 centimetri, quindi vedete 28 centimetri. Fatto questo, iniziamo la nostra lavorazione. Noi ci troviamo in questa maniera qui, vedete, e entriamo nel punto subito dopo, in questa maniera. Carichiamo il filo, entriamo in quello dopo, ricarichiamo il filo e abbiamo 3 fili, vedete, sull'uncinetto. Chiudiamo tutto insieme così e una catenella. Di nuovo, guardate, entriamo nel prossimo e carichiamo il filo. Ancora una volta in quello dopo e carichiamo il filo e abbiamo 3 fili sull'uncinetto. Chiudiamo tutto insieme e una catenella. Ve lo faccio vedere un'ultima volta. Entriamo nel prossimo e carichiamo il filo, entriamo nel prossimo, carichiamo il filo, carichiamo di nuovo il filo, chiudiamo tutto insieme e una catenella. E così, vedete, si presenterà il lavoro. Quindi andate a proseguire in questa maniera qui fino alla fine della riga. Quando arriviamo, vedete, negli ultimi 2 punti da lavorare, entriamo nel primo, carichiamo il filo, entriamo nel secondo e carichiamo il filo, ovviamente. Chiudiamo di nuovo tutto insieme, una catenella, e qui andiamo a lavorare 1 nello stesso punto, vedete, per girare 1, 2, 3, e 4 maglie basse. Allora, sulle 4 maglie basse andiamo a mettere dei marcapunti per ricordarci, quindi 1, 2, 3 e 4, quindi sulla prima e sull'ultima, perché nel mio caso sto usando un colore scuro, quindi potrei chiaramente non individuare, poi ci servirà anche per dopo, così subito individuiamo gli aumenti. Adesso andiamo a continuare lavorando il nostro punto foglia, quindi entro, guardate, in quello subito dopo, vedete, eccolo qui, lo vedo subito, carico il filo così, entro nell'altro subito dopo,
carico il filo, chiudo tutto insieme e una catenella. E proseguo così, vedete, nel prossimo di nuovo carico il filo, ancora in quello dopo, chiudo tutto insieme e una catenella. Quindi andate a proseguire così fino alla fine della riga. Allora, come potete vedere, ecco come si presenta, guardate, la lavorazione. Vedete? È molto carina. Allora, io arrivo negli ultimi due punti, lavoro alla stessa maniera, quindi carico il filo nel primo, poi nel secondo, chiudo tutto insieme, una catenella. Adesso, vedete, nell'ultimo punto lavoro di nuovo le mie 4 maglie basse, come ho fatto dall'altro lato, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie basse in questa maniera qui. Anche qui andiamo a mettere dei marcapunti, sempre perché vogliamo praticamente ricordare dove abbiamo le maglie che dove dobbiamo praticamente fare i nostri aumenti. Quindi ricordate che è importante questo particolare qui, ok? Adesso qui praticamente abbiamo completato un giro. Per ricordarvi dove che noi iniziamo e terminiamo il giro, possiamo mettere dietro un piccolo marcapunti, ma solo per ricordare dove che finisce praticamente ogni volta la riga, visto che noi non chiudiamo il nostro lavoro. Quindi guardate, io dietro qui metto un semplice marcapunti che mi aiuterà a ricordare dove finisce la riga. Ok, questo aiuterà anche le principianti che magari sono le prime volte che lavorate. Adesso guardate, è semplice perché praticamente non possiamo sbagliarci. Il punto foglia è realizzato con due punti, vedete, 1 e 2, 1 e 2, perché abbiamo i due punti chiusi insieme più la catenella. Quindi io entrerò sempre nel primo, guardate, e nel secondo alla stessa maniera, chiudo tutto insieme una catenella. Di nuovo guardate, anche qui ho il punto foglia, 1 e 2, entro nel primo, carico il filo di entrambe, chiudo tutto insieme e catenella. Di nuovo guardate anche qui, quindi il punto foglia è sempre centrale, vedete, questi stanno uno di fronte all'altro ed è un gruppo da 2, quindi 1 e 2. Di nuovo carico il filo nel primo, carico il filo nel secondo, carico il filo per chiudere tutto insieme e catenella. Quindi andiamo a realizzare lo stesso punto fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Allora guardate, io arrivo negli ultimi due punti, che è l'ultimo punto foglia, quindi entro all'interno e lavoro l'ultimo punto foglia per questa riga. Adesso guardate, qui ho praticamente gli aumenti. Come aumento in questo caso? Allora, tolgo il marcapunti, entro nel primo punto basso e realizzo un altro punto foglia, quindi carico il primo filo, entro nel secondo, guardate, e realizzo il mio punto foglia, quindi come ho fatto finora. Qui vado a mettere il marcapunti, ovviamente non lo mettiamo sulla catenella ma sul punto che abbiamo chiuso insieme, quindi so che qui io sto iniziando ad aumentare. Adesso guardate, non entro nel prossimo punto ma entro nello stessissimo punto dove ho chiuso il punto foglia, quindi entro in questo, carico il filo e entro nella maglia bassa seguente in questa maniera qui e chiudo tutto insieme così e una catenella. Di nuovo guardate, entro di nuovo nello stesso punto, carico il filo dove ho il mio marcapunti, entro, carico di nuovo il filo, chiudo tutto insieme e di nuovo catenella. E anche qui guardate, vado a mettere il marcapunti, che significa che qui sarà l'ultimo punto dove io aumento, ok? Quindi adesso io qui ho il punto lavorato, entro nel prossimo che è un punto foglia, vedete, lavoro normalmente, quindi carico il filo normalmente e lavoro il mio punto foglia. Non dimenticate mai di fare la catenella, quindi di nuovo entriamo, carichiamo il filo, entriamo in quello dopo, carichiamo
di nuovo il filo per chiudere tutto insieme e una catenella. Ricordate sempre la catenella, altrimenti poi non abbiamo il secondo punto per realizzare il punto foglia. Andiamo a proseguire ovviamente e facciamo la stessissima cosa anche qui, quindi andate a proseguire, fate la stessa cosa anche sulle altre maglie basse fino ad arrivare di nuovo dove abbiamo la seconda riga di aumenti. Avendo, vedete, il marcapunti di qua, io so che qui adesso ho completato una riga e ne ho iniziata, vedete, un'altra. Adesso andiamo dove abbiamo realizzato i nostri punti foglia aumentando, lavoro l'ultimo gruppo di punto foglia alla stessa maniera che vi ho già fatto vedere, quindi l'ultimo lo lavoro come si presenta, così chiudo tutto insieme e una catenella. Adesso inizio a lavorare qui dove lavorerò anche degli aumenti, quindi tolgo il marcapunti, carico il primo filo, carico, vedete, il secondo filo e chiudo tutto insieme, una catenella, quindi rimetto il marcapunti, ok? Rimettiamo il marcapunti. Adesso qui lavoriamo aumentando, quindi significa che entrerò dove ho lavorato il mio punto foglia, entro di nuovo nello stesso punto, carico, vedete, il filo nello stesso punto del punto foglia, entro nella maglia bassa seguente, chiudo tutto insieme e una catenella. Di nuovo, guardate, qui ho il punto dove ho lavorato il punto foglia, entro di nuovo, carico il filo, entro nel prossimo punto foglia, maglia bassa, scusate, carico il filo e realizzo un altro punto foglia, una catenella. Di nuovo entro, guardate, dove ho realizzato il punto foglia di nuovo, quindi entro due volte nello stesso punto, quindi carico il filo dove ho il mio marcapunti, lo tolgo, carico di nuovo il filo, chiudo tutto insieme e una catenella. Quindi ho realizzato, vedete, di nuovo degli aumenti. Adesso vado a mettere di nuovo il marcapunti qui dove so che praticamente qui è il punto dove io aumento. Ok, adesso andiamo a proseguire, vedete, io qui ho il punto foglia, quindi un altro punto foglia, entro ovviamente all'interno e lavoro l'altro punto foglia. Di nuovo qui ho l'altro punto foglia e di nuovo, quindi ricordiamoci sempre, scusatemi, qui ho praticamente sono dovuto entrare di nuovo, quindi noi dobbiamo spostare il marcapunti e rimetterlo qui nell'ultimo punto foglia dove abbiamo aumentato, perdonatemi, quindi spostatelo di un punto così, quindi spostatelo sull'altro gruppo perché gli aumenti, vedete, devono essere così, perdonatemi, ho sbagliato io a rimettere poi il marcapunti là. Adesso sono lineare, qui invece siamo entrate, vedete, vi faccio rivedere, quando io mi trovavo qui in questa maniera qui che ho rifatto questo punto, ve lo faccio rivedere, guardate, io ho questo gruppo punto foglia, ma questo è sempre a 2, ma devo rientrare in questo, quindi ecco, non vi confondete, dovete per forza rientrare qui, chiudere tutto insieme, una catenella e sarà questo ovviamente il nostro ultimo aumento. Ve l'ho fatto rivedere perché mi sono resa conto a volte il colore scuro è proprio antipatico. Adesso abbiamo i gruppi da 2, vedete, non ci possiamo confondere, quindi entriamo nel prossimo e lavoriamo un punto foglia, una catenella e così via fino ad arrivare agli altri 2 marcapunti. Allora vi faccio rivedere gli aumenti anche da quest'altro lato, che sono gli stessi di questo, perché magari abbiamo fatto un po' di confusione. Quindi tolgo di nuovo, guardate, il marcapunti e inizio a lavorare gli aumenti. Quindi questo è il primo punto foglia, vedete che lavoro normalmente il primo per forza, quindi entro nel primo e nel secondo punto, chiudo tutto insieme e una catenella e rimetto il mio marcapunti. Adesso dobbiamo entrare nello stesso punto dell'ultimo punto foglia, quindi vedete io ho chiuso qui, non entro qui ma entro nello stesso punto e carico il primo filo, poi entro nell'altro punto, vedete, chiudo tutto insieme e una catenella. Di nuovo adesso entro nello stesso punto, vedete, carico il filo, entro nel prossimo, carico il filo,
chiudo tutto insieme e una catenella. Di nuovo entro dove ho già lavorato, vedete il punto foglia, carico il filo, tolgo il mio marcapunti, entro all'interno, carico il filo e chiudo tutto insieme una catenella. Adesso guardate, nell'ultimo punto noi non possiamo saltare questo, quindi evitare di entrare qui perché non abbiamo la coppia ce l'abbiamo qui. Quindi entriamo di nuovo, vedete, qui carichiamo il filo, nel prossimo di nuovo, chiudiamo tutto insieme una catenella e quindi io qui rimetto il marcapunti. Ok? Quindi dovrebbe essere adesso più chiaro perché di là magari non si è visto bene. Adesso guardate, abbiamo sempre i due punti, quindi sempre la coppia e andiamo a proseguire. Quindi lavoriamo il punto foglia semplicemente come si lavora senza difficoltà, continuando fino ad arrivare agli altri due marcapunti. Quindi arrivo, vedete, da quest'altro lato dove ho di nuovo i marcapunti e lavoriamo sempre alla stessa maniera. Togliamo il marcapunti, iniziamo col primo gruppo da 2 lavorando il primo punto foglia come si presenta, quindi entrando in ogni foro vicino. Chiudo tutto insieme, una catenella e rimetto, vedete, il marcapunti dove ho lavorato. Adesso devo entrare nello stesso punto dell'ultimo punto foglia, quindi vedete nello stesso, carico il filo, entro nel prossimo, carico il filo e chiudo tutto insieme. E una catenella, non vi dimenticate la catenella. Di nuovo entro nello stesso punto, carico il filo, entro nel prossimo, carico il filo e uguale anche qui, catenella. Di nuovo, guardate, entriamo nello stesso punto, non vi confondete, quindi qui ho chiuso, entro nello stesso punto, filo sull'uncinetto, nel prossimo e chiudo tutto insieme e di nuovo catenella. Di nuovo, guardate, nello stesso punto, nel prossimo, chiudo tutto insieme, catenella. E facciamo questo ovviamente fino ad arrivare al marcapunti, quindi entreremo sempre nello stesso punto che abbiamo chiuso l'ultimo punto foglia, vedete, sempre così fino ad arrivare al marcapunti, perché questo sarà il nostro aumento. Di nuovo, guardate, entro nello stesso punto, carico il filo, nel prossimo carico il filo, chiudo, catenella. Qui andiamo a guardare dove abbiamo, guardate, il marcapunti. È chiaro che anche qui, vedete, io ho questo singolo, quindi vuol dire che devo rientrare nello stesso punto, entrare nel prossimo, chiudere tutto insieme, una catenella e rimetto il marcapunti. Ok? Quindi qui abbiamo, vedete, il punto foglia a coppia, punto foglia a coppia, andiamo a proseguire in questa maniera qui. E da quest'altro lato faremo gli stessissimi aumenti come qua. Quindi andate a proseguire, fate gli stessi aumenti da quest'altra parte come già vi ho fatto vedere, proseguite a punto foglia e ci rivediamo qua di nuovo. Una volta vedete che sono arrivata a questo punto, ricordate sempre che voi terminerete la riga quindi completa di aumenti dove abbiamo messo il marcapunti, ok? Quindi da questo punto in poi noi iniziamo un'altra riga. Da questo punto in poi io non aumento più. Allora, se voi voleste aumentare, comunque questo giro deve rimanere senza aumenti per poi iniziare di nuovo con lo stesso criterio di aumenti che insomma io ho eseguito. Allora vi ricordo che è meglio che voi facciate la borsa con il criterio di aumenti che faccio io, perché non è che io seguo uno schema, quindi di solito in elaborazione di un progetto bisogna cambiare lo schema, quindi dopo questa riga io non ho elaborato come fare gli aumenti, quindi non c'è uno schema che io vi posso dire quando voi mi chiedete come devo fare se voglio fare il fondo più grande, lo dovete elaborare voi perché non è stato elaborato ancora nessun progetto, ok? Quindi ovviamente se voi volete continuare non togliete i marcapunti, li rimettete, io nel mio caso non li rimetto più perché non voglio più aumentare, quindi adesso vado a lavorare semplicemente, guardate, lavorando i miei punti, scusate, il mio punto foglia come si presenta, quindi in ogni punto entro e lavoro il punto foglia. Qui vedete ho la coppia,
entro nel primo, entro nel secondo e lavoro il mio punto foglia e la catenella. E di nuovo vedete, non entro facendo il doppione, ma in quello dopo. Quindi entriamo proprio nella coppia da 2 realizzando i punti foglia. Di nuovo vi faccio vedere, entro nel primo, entro nel secondo e così via. Adesso andiamo a proseguire lavorando in questa maniera qui finché la borsa non sale per una certa altezza che noi diciamo che ci piace, insomma che preferiamo. Adesso io, vedete, sto in questa maniera qui, siccome qui ogni volta finisce la riga, per non confondermi lo tolgo da qui e lo metto qui, vedete, dove abbiamo praticamente segnato l'ultimo aumento. Quindi faccio così e so praticamente che qui io terminerò ogni volta una riga e quindi sarà lì che dovrò regolarmi per l'altezza della mia borsa. Quindi andiamo a proseguire, io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, prima di proseguire ho pensato comunque di farvi vedere quanto è grande il fondo in questa maniera qui. Allora, con le mie catenelle iniziali il fondo raggiunge una larghezza di 32 cm per una profondità di 8 cm, quindi è una grandezza che secondo me può andare bene per una borsa, quindi vi faccio rendere conto meglio così. Adesso io vado a proseguire, continuate pure voi. Allora, io ho proseguito per 40 righe contando dalla prima del nostro fondo, ok? In altezza, quindi la mia borsa sarà, con il mio filato, 30 centimetri per un fondo largo 32, ok? Quindi una borsa abbastanza, insomma, capiente, quindi una borsa media. Adesso andiamo a chiudere, per così dire, il nostro punto. Allora, come vedete, nonostante io abbia lavorato a spirale, vi faccio notare che non c'è dislivello, quindi voi andate a controllare, perché se non avete lavorato correttamente, quando andate al punto del marcapunti vi trovate un dislivello, quindi cercate di lavorare in modo che poi il dislivello non ci sia, ok? Qui tranquilli, insomma, l'importante è andare a vedere dov'è che non abbiamo più il dislivello. Quindi io sono qui, vedete, dove ho il marcapunti è qui, guardate, quindi qui va lavorato un altro punto foglia e qui ho l'ultimo punto foglia. Allora, per l'ultimo punto foglia, prima del marcapunti, non lavoro la catenella, ok? Quindi tolgo il mio marcapunti, salto un punto, entro nel prossimo e chiudo, guardate, a maglia bassissima, così. Tiro il filo che ho tagliato, ovviamente. Ho tagliato un po' troppo, quindi prendo un arco e vado ovviamente a nascondere il mio filo. Allora, nascondiamo così, guardate, noi ci troviamo in questo punto qua, quindi vedete siamo qui, entriamo nel prossimo, quindi saltiamo questo punto, vedete, ed entriamo così, ricreando la lavorazione, ed entriamo all'interno dove praticamente esce il nostro filo e ricreiamo il punto così. Questo lo facciamo perché non dobbiamo creare nessuno scalino, vedete, quindi non abbiamo scalino. All'interno ovviamente andiamo a nascondere il nostro filato e come sempre, come vi faccio vedere sempre, con l'accendino andiamo a saldare il nostro cortino. Ora, per fissare i nostri manici ci servono circa 12,5-13 cm, quindi noi possiamo isolare anche 12 cm o 13 cm, dipende insomma dal tipo di manico che abbiamo. Se abbiamo gli stessi miei manici, anche i 13 cm vanno bene. Quindi che cosa facciamo? Centriamo la nostra borsa e isoliamo i 13 cm, scusate, dei punti centrali, che nel mio caso sono, vi dico in gruppi di punto foglia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gruppi di punto foglia centrali, nel mio caso. Ovviamente voi calcolate sempre con il metro. Andiamo adesso a vedere come dobbiamo fissare i nostri manici.
Allora adesso per agganciare i nostri manici alla borsa andiamo prima a fare un lavoro vicino ai manici, quindi guardate, io prendo il mio uncinetto e lego il mio filo all'uncinetto, prendo il manico, vedete, questo è il lato dritto, perché come potete vedere il rovescio è più piatto, vedete, questo è più bombato, quindi qui ho il filo più lungo, mi appoggio così sul manico, vado a prendere il filo più lungo, guardate bene, il filo lo metto dietro, lo passo sul davanti dell'uncinetto, di nuovo dietro e tiro il filo e vado a chiudere in questa maniera qui. Di nuovo guardate, il filo lo porto sul davanti, sempre sul dietro dell'uncinetto, vedete, sempre dietro, poi di nuovo giro, prendo il filo di nuovo e chiudo insieme di nuovo ed ho realizzato, vedete, 2 punti. Adesso di nuovo il filo lo faccio passare sempre dietro al manico, lo porto sul davanti, lo metto dietro all'uncinetto, quindi non sbagliate, dietro all'uncinetto, altrimenti il punto viene accavallato. Di nuovo vado sul retro del manico e vado a chiudere il punto in questa maniera qui, mi aiuto così e chiudo insieme così, e quindi vedete vado a fasciare praticamente la chiusura del mio manico. Di nuovo prendo il filo, lo porto sul davanti, dietro, guardate, all'uncinetto, lo faccio passare sul davanti dell'uncinetto e del manico, di nuovo dietro e di nuovo prendo il filo, vedete, così, e chiudo il punto. Ovviamente andiamo a tirare sempre un po' il filato senza rimanere troppo larga la cucitura. Vi faccio vedere un'ultima volta. Di nuovo il filo da dietro va sul davanti del manico, dietro all'uncinetto, sul davanti dell'uncinetto, di nuovo dietro al manico e chiudiamo filo sull'uncinetto così. E andiamo a proseguire per un tot di punti. Adesso proseguo e poi vi dico quanti punti ho realizzato. Al lavoro completato, vedete, questo sarà il risultato, quindi un risultato un po' stretto, vedete, io l'ho lavorato stretto, i punti, vedete, sono belli stretti tra di loro, dietro sarà in questa, quindi vedete, con questa lavorazione il lavoro è piatto. Se avete accavallato qualche filo basterà insomma fare con le manine, perché abbiamo lavorato in modo che non si accavallino l'uno all'altro. Adesso ovviamente il nostro manico andrà posizionato così. Ovviamente i punti, io vi dico, questo è dove abbiamo, vedete, agganciato il nostro uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 punti. Quindi alla nostra borsa noi abbiamo già centrato quelli che sono i centimetri approssimativi che già vi avevo detto. Guardate, adesso vi faccio vedere più o meno, guardate, sono circa 13 centimetri. Qui abbiamo isolato più o meno, ecco qua, 13 centimetri. Adesso tagliamo ovviamente un po' di filo abbondante e sfiliamo in modo da poter andare poi a cucire questo manico alla borsa. Ovviamente andiamo a fare la stessa cosa anche con l'altro manico, vedete, quindi verrà cucito alla borsa in questa maniera qui. Allora, qui ho il filo corto dove mi sono agganciata, vedete, qui ho il filo lungo che ho tagliato dopo. Allora, inizio da qui, guardate, la mia borsa è messa frontalmente, quindi sul dritto, e il manico è sul dritto. Io entro con questo filo, vedete, qui, dove ho il primo marcapunti a destra, quindi entro così e mi aggancio e chiaramente tolgo il marcapunti così. Ed ecco qui, guardate bene. Entro adesso qui, vedete, quindi nel punto a fianco, ed entro proprio nell'anellino, quindi nella cucitura qui dove abbiamo estratto il filo e ci agganciamo. Ovviamente cerchiamo di mantenere sempre il punto stretto. Adesso entriamo, vedete, al centro qui, quindi nei punti che abbiamo lavorato, vedete, eccoli qua questi punti, e dobbiamo andare a lavorare in ogni punto sottostante, quindi dobbiamo sempre entrare frontalmente in questa maniera qui, nascondendo ovviamente la cucitura degli anellini, questi qua che abbiamo lavorato. Quindi ecco, entro
qui, guardate, entro frontalmente in un anellino. Ovviamente rendiamoci conto della lunghezza che abbiamo, più o meno deve essere questa. Ovviamente potrebbe essere che entriamo più volte nello stesso. Io ho il filo, vedete qui, entro in un altro anellino di questo dove ho cucito, ho il manico, e poi entro frontalmente in un altro di questo, così, e tiro. Adesso vado frontalmente di nuovo, guardate, possiamo anche entrare a fianco e poi andare frontalmente, insomma rendetevi conto voi come dovete fare la cucitura. L'importante, vedete, che la cucitura venga, che sembra che è un tutt'uno, ok? Di nuovo, guardate, qui ho il filo, quindi da dietro, guardate, entro, qui sono entrata in un anellino, entro nel prossimo anellino, che è un punto in realtà di uncinetto, e frontalmente così. Entro a fianco, guardate, e di fronte in un altro anellino. Quindi, come potete vedere, guardate, la cucitura non è visibile, sembra che praticamente noi abbiamo cucito direttamente alla borsa, ok? Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui. Io sono qui, vedete, vado nel prossimo punto così ed entro frontalmente qui. Di nuovo a fianco e in un anellino del manico, così, in un punto, è più corretto dire punto. Quindi andiamo a proseguire fino alla fine. Quindi vedete, una volta che io ho cucito il manico alla borsa, si presenta in questa maniera qui. Ho saldato, vedete, con l'accendino i fili in eccesso e la cucitura è bella resistente. Ovviamente potete anche tornare indietro e fare ancora un'altra cucitura se volete rendere proprio, insomma, la cucitura bella stabile. Adesso andiamo a rivestire ovviamente l'altro manico e lo andiamo ad attaccare all'altro lato della borsa, dove già vi mettete il segno, ovviamente, che deve essere uguale all'altra parte della borsa. Una volta, vedete, che abbiamo fissato entrambi i manici, questo sarà il risultato. Io ovviamente adesso vado a foderare la mia borsa, perché preferisco sempre foderare le borse. Se vi fa piacere fate lo stesso anche voi, e niente, io vi saluto al prossimo tutorial.